Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally, Lancia Stratos HF Livrea Alitalia, numero dell'auto 10, uscita numero 51, edizione Centauria, il modello è in scala 1:8. Il pilota, il grande Sandro Munari, e il navigatore Silvio Maiga, vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1976. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Qui quello che riceviamo, poi andiamo a vederlo bene nel dettaglio. Fasi di montaggio. Fate attenzione a non confondere le viti, guardate bene le sedi dedicate, mi raccomando. Questo poi sarà la guida del piantone dello sterzo. Andiamo ad aggiungere un altro pezzo importante e queste sono le due uniche mezze pagine di storia dedicata a quest'auto. Peccato. Intanto ringrazio tutte le persone che mi visualizzano, tutti i miei iscritti, grazie di cuore a tutti perché siete la vita del canale. E alle persone invece che mi visualizzano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Saluto anche Giovanni, mi è scritto che mi ha commissionato la Lancia Stratos, la fa anche lui, e ha scelto me e io lo ringrazio veramente di cuore, e anche l'Audi 4. Seguitemi perché vi avevo detto che non avrei potuto farla perché se guardate la mia playlist vi rendete conto che il budget di spesa è già alto così e sarebbe bello poterli fare, non dico tutti ma quasi, ma è impossibile. Quindi ringrazio altresì Giovanni della fiducia e di avermi permesso di poter montare anche questo modello che è l'Audi 4, che è meravigliosa. Un altro pezzo di storia del rally. Allora, andiamo a prendere, aspettate che accendo le luci dell'anello luminoso, così, andiamo a prendere anche questo che avevamo montato nelle uscite precedenti. Attenzione ragazzi, ve lo ripeto un'altra volta, non dimenticatevi di incollarvi questi 4 perni, altrimenti li perdete. Io ho incollato anche questi 2 qui, sarebbe un peccato. Allora, riceviamo il supporto del piantone dello sterzo, plastica. Anche questo qua fa parte del supporto del piantone, sempre in plastica. Questa è la leva. Guardate che meraviglia. La leva delle marce. Se dico qualche fisseria, non vi preoccupate ragazzi, fate finta di non sentire, non sono un esperto. Poi abbiamo le 2 bocchette di areazione, eccole qua, anche queste non confondetele. Una è praticamente liscia sopra, l'altra invece ha questo disegno qui. Ecco,
ok? Poi abbiamo 3 serie di viti. Questa è la palpebra del cruscotto, che io trovo che sia bellissima. Qua poi ci sarà il vetro e il cofano anteriore. 3 serie di viti, tutte e 3 da avvitare nella plastica. Non usate alcun tipo di lubrificante, mi raccomando. GP, AP e CP. State attenti a non confondere queste qui. Hanno la stessa lunghezza, ma le CP, come potete anche vedere qui da questa nota fotografica, sono più spesse. Le CP sono più spesse delle AP. Non sbagliate. Bene, chi mi segue lo sa, io sono già andato a prepararmi tutti i filetti. Non è obbligatorio farlo qui perché è plastica ed è anche abbastanza morbida, ma io non voglio perdere questa abitudine, altrimenti poi quando troverò un pezzo che magari andava filettato sarò così abituato a non farlo che rischierò di danneggiarlo. Quindi me le sono fatte tutte dove ci andavano ovviamente le viti dedicate. Prima cosa da fare: prendiamo la palpebra, giriamo sempre come in figura il pezzo, eccolo qua, ok, e andiamo a metterla sopra così. Abbiamo questi 3 perni che entrano nei fori, non vi potete assolutamente sbagliare. Ok, prendiamo 3 viti AP. Anzi, prendetene subito una quarta perché poi ci va anche quella vicino alla radio di bordo, che poi vi farò vedere, anche se è specificato tutto in maniera perfetta nelle istruzioni. Andiamo a mettere la prima vite. Mettete prima questa centrale senza stringerla tutta, la puntate e andate a mettere le altre laterali. Ricordatevi, prima di stringere tutto, controllate che il pezzo sia posizionato bene e poi andrete a stringere tutto, non prima. La quarta vite, guardate, sto cercando di mettere più luce all'immagine per farvi vedere. La quarta vite va qui. Qua. Controlliamo. Possiamo stringere senza esagerare. Io che mi sono creato i filetti, appena sentirò che avrà più resistenza, sarà quello il momento di fermarmi e di non avvitare ulteriormente la vite. Ecco qua. E questo l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a mettere i 2 bocchettoni. Quindi prendiamo questo, lo mettiamo come in figura. E ci dice di mettere questo qui che ha questa lavorazione, in questo modo particolare anche la lavorazione, quindi non vi sbagliate. Ecco, con la curva rivolta verso destra. Parlo di questo segno interno, Prima di metterlo, perché va inserito così com'è, guardate,
in questo spazio a destra, lo guardiamo dietro e vediamo che è smussato, guardate, sopra è smussato, sotto è diritto. Non so se fa la differenza per l'altro pezzo, però visto che questo dobbiamo metterlo così e la parte tagliata in obliquo va superiormente nella parte alta, andrò a mettere nella parte alta il pezzo di là così. Allora, questo è il primo, vedete? Il secondo, abbiamo la parte smussata qui vicino al pollice, vedete? E la parte invece tagliata ad angolo perfetto dietro. Quindi la parte smussata verso l'alto come l'altra. Ah, attenzione! Sì, non vi potete sbagliare, adesso guardavo, perché il taglio, vedete? Aspettate, chissà se riesco a farvelo vedere. Qui è diritto, qui invece è di traverso, di sbiego, vedete, obliquo. Quindi va per forza messa come vi stavo dicendo io. Siete obbligati, se no, altrimenti non vi entra. Ecco qua. E abbiamo messo tutti e due i pezzi. Ovviamente devono combaciare perfettamente. Non devono esserci spazi tra la palpebra, che è questa, e i bocchettoni intorno, mi raccomando. Poi prendiamo questo. Aspettate un attimo. No, questo montiamolo alla fine. Ci faceva montare questo, guardate. Ci faceva montare questo così. Ma lo montiamo alla fine, perché rischiamo di danneggiarlo quando andiamo a montare gli altri pezzi. Tanto si può montare anche alla fine. Quindi prendiamo questo così. Ok, guardate. Così. Questo lo mettiamo sopra così. Guardate. Ok? Prendiamo due viti CP. Qui vi dico, non sbagliate le viti. Le viti CP dobbiamo andarle a mettere nella parte bassa qui, 1 e 2. Come le mettiamo? Io, come vi ho detto, mi sono già creato i filetti, non so se si vedono. Attenzione ad avvitarle, perché dovete guardarle da sotto, il perno, vedete che è forato, non vanno messe diritte, guai, non così, vanno messe inclinate, ragazzi, mi raccomando, Così, vedete? Non così, così. E avvitate. Io avendo fatto il filetto, vedete come si avvita subito? Ok, questo l'abbiamo fatto. Adesso ci dice, abbiamo fatto questo, prendiamo una vite AP, questa, prendiamo questo perno e andiamo a inserirlo qui all'angolo, così, e fissiamo con una vite AP la leva.
Accertatevi che il perno sia entrato dentro prima di stringere bene, altrimenti spezzerete e romperete il perno. Ok, abbiamo fatto anche questo. Adesso prendiamo questo, lo mettiamo così, perfetto. Non vi potete sbagliare perché qui abbiamo questa mezzaluna che deve permettere a questo perno di entrare, quindi così, vedete? Eccoli. E andiamo a fissare con due viti CP qua. Prendiamo le CP, eccole qui. Magari mentre io avvito, voi potete cliccare su iscriviti al canale e dare una mano ulteriore a Michele e io vi ringrazio. Se volete ulteriormente aiutarmi, vi basterà pubblicare i miei video nei gruppi dedicati. Sicuramente farete una cosa buona e giusta. Prendiamo adesso due viti GP che sono le più lunghe che avete ricevuto in questa sessione di montaggio. E le andiamo a mettere qui. Poi prima di salutarci non andate via perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 51 e poi ci diamo i saluti. Allora guardate, fate attenzione, quando avvitate questa vite anche così come l'altra, guardate che sia in linea perfetta con il perno qua sotto dove si va a avvitare la vite. Qui avete un perno, non so se si vede nell'immagine. Così sarete sicuri che non metterete la vite storta, altrimenti rischiate di danneggiare il perno, oltre che montare in maniera non corretta il pezzo. Vedete, le mie scorrono facilmente perché mi sono creato i filetti, come vi ho già detto. Ripeto più volte le stesse cose, perché molti si annoiano, vanno avanti e poi mi scrivono in privato facendomi domande, le cui risposte sono contenute nel video, ma siccome vanno avanti veloce, il video non l'hanno visto. Ragazzi? Perfetto. A questo punto penso che il video sia terminato. Do solo una controllata, il pezzo finito è questo. Che bello, che bella che è, ragazzi. Che spettacolo. Meravigliosa. Anche di questo modello sono più che soddisfatto. Controllo solo che abbia messo tutte le viti perché ho avanzato una vite in più a P e invece ce ne viene data solo una di solito in più. Evidentemente o si sono sbagliati loro o io ho dimenticato di mettere una vite per quello che stavo controllando, però qui le ho messe tutte, qui le ho messe, qui l'ho messa, queste sono state messe, questa sotto l'ho messa che era quella più nascosta, quindi le ho messe tutte. Sì, me ne è andata una in più.
Perfetto. Allora, adesso prendo quello che vi faccio vedere il punto in cui siamo arrivati. Eccola qui. Spettacolo. Questo pezzo poi andrà montato qui, adesso vi faccio vedere. Non dovete fare questo lavoro che sto facendo adesso, io ve lo faccio solo vedere a voi, così capite dove va messo. Devo far entrare anche il piantone davanti, ovviamente. Ok. Ok, così. Non mi chiedete che vite è questa, ragazzi, non importa. Io ho usato una vite molto piccola, così se dovesse andarci un'altra vite che non è questa, sicuramente non ho rovinato, non ho fatto alcun danno, perché più piccola di questa non c'è nella collezione. Ecco qua. Poi andiamo a mettere questo. Okay. Arrivo, Qui ho messo 2 stuzzicadenti di legno per potervelo presentare così, che è più carino. Ecco qua. Ecco. Come vedete, ovviamente prende sempre più forma, ma se ci soffermiamo ancora una volta a guardare la parte interna dell'auto, già soltanto il cruscotto è qualcosa di meravigliosamente stupendo. Ammortizzatori. Guardate qui le molle che mantengono in posizione, facendo anche flettere questi, che sono i terminali di scarico. Allora, qui un mio iscritto mi ha chiesto, peccato che ammortizzando ci sia qua il trapezio, aspettate che inquadro, il trapezio con il semiasse posteriore destro che tocca sul terminale di scarico destro. È ovvio che nella macchina vera non succede una cosa così, però insomma va bene lo stesso, dai. Tocca un po', ma nulla di che. Il modello è perfetto, è bellissimo, mi piace, sono soddisfatto. Ricordatevi di incollarvi tutti i tubi, ve l'ho consigliato dall'inizio per evitare che vi si stacchino nel tempo. Il musetto, andiamo a mettere il gruppo fari secondari. Eccolo qua. E poi
Vi faccio vedere ancora il telecomando e altre cose che abbiamo ricevuto fino a questo numero. Eccolo lì. Che vi devo dire? Se amate la Lancia Stratos e la sua storia, come si fa a non innamorarsi? Un modello che è stato riprodotto nei minimi particolari. Nei minimi particolari. Tutto verniciato. Non lamentatevi che in ABS la carrozzeria, perché la vera macchina, proprio perché è una macchina da gara, studiata ed è nata solo per le gare, per un fattore proprio di pesi, è ovvio, è stata fatta in vetroresina. Oggi ovviamente, se fosse stata fatta oggi, sarebbe stata prodotta tutta in carbonio. Volante in metallo verniciato, il telecomando che abbiamo già provato nei video precedenti, accensione, spegnimento generale perché l'accensione non serve, funziona già, questo spegne tutto, accensione motore, fari primari, quindi i due grandi qui laterali, destro e sinistro, fari secondari, 4 faretti, clacson e pedale del freno. Copertura gruppo fari secondari, così verrà tenuto fermo poi grazie a degli elastici che vanno messi dentro questi ganci metallici che sono presenti sia qui che ovviamente qui. Abbiamo veramente quasi finito. Questo è faccio delle pause perché mi sono accorto che quando cambio l'ingrandimento mentre parlo mi taglia la voce, quindi ho cambiato l'ingrandimento e poi ho continuato a parlare. Questo è il gruppo batterie che va messo qui, e qui abbiamo tutti i vari cavi con i LED che abbiamo già testato, scheda elettronica. E questa è la copertura che vi ho consigliato, andate a vedere i video precedenti, per evitare che la membrana interna, visto che dietro c'è un magnete, una calamita, qualsiasi cosa vicina nel giro di pochi centimetri viene attirata e battendo sulla membrana ve la può danneggiare, quindi vi conviene fare questa copertura qui che ve la salvaguarda. Mi sembra che vi ho fatto vedere tutto, do una controllata ma penso di sì. Ok, basta così ragazzi. Grazie del vostro tempo, io vi abbraccio, un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, seguitemi, e adesso vado a preparare anche il video dell'Audi 4. Ciao a tutti!